Eccoci per Francesca. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mi mostra una Francesca piccola. Mi fa vedere lei tipo come se fosse al parco giochi, che guarda i bambini un poco più grandi, che fanno un po' gli spericolati, e lei vorrebbe fare altrettanto. Ti dà l'autorizzazione? Sì, assolutamente, certo. Sia in versione bambina che in versione adulta. Ok. Nome del progetto di Francesca. Mi viene scarpetta di cristallo. Mi fa vedere questo principe, no? Che teoricamente ha girato in lungo e in largo per trovarla, per metterle questa scarpetta e per dimostrarle che lei è l'unica, no? È una su 1.000.000. Vibrazione. 2,5 miliardi. Consapevolezza. 126. PS. 39. Vite precedenti. 2.342. Cervello, ovvero capacità medianiche di Francesca. 7,5, sì, più o meno. Suscettibilità ipnotica. Col 40 Francesca potrebbe fare un'ipnosi, col 100 potrebbe essere come te. Allora, al momento presente 20, ma anche in conseguenza di questa pastiglia che ha assunto. Senza pastiglia? Forse anche peggio. 35. Ma emotivamente senza pastiglia ce la farebbe? La vedo un po' difficile. Allora, lei è anche meno scombinata di quello che pensa, eh? Il titolo della sessione sarà Scombinata. Beh, potrebbe anche essere. Perché no? Mhm. Perché forse opportunamente calmata, con un'induzione probabilmente molto lunga, Esatto, ce la farebbe anche. esatto. Bene. Causa esoterica del voler quasi rimandare la sessione per l'ansia oggi. Ma allora, dunque, qua mi fa vedere proprio chiaramente una sua entità eterica, che è la barba mamma. Quindi ti Ah, ricordi barba papà tutta nera, nera, no? no? Sì, Mhm. esatto. È del secondo universo. Ed è come se le creasse una sorta di tachicardia, di sudorazione, di agitazione, di ansia. No, non sei pronta, è un po' troppo per te, aspetta, rimanda, calmati, siediti, riposati, lascia perdere. Vediamo l'eterica a questo punto. Questa appunto è la barba mamma del secondo universo, tutta nera. Poi c'è dunque tipo un lupo cattivo delle fiabe, come Canide. Poi Sempre del secondo? Canide, no, no, Canide. Canide, sì. Poi c'è un ragno, un tipo ranocchio, anche questo sembra un po' delle fiabe, come anfibioide. Mhm. Il ragno è il secondo? No, No. penso un insettoide. Però Mm. forse anche sì, perché me Mm. lo collega proprio a quando tipo era bambina anche. Mm. Sì, perché vabbè, al di là del fatto che il ragno animale è un animale, non è un insetto, solitamente il ragno è il secondo universo. O è robotico, se capisce. Mm. E Non è poi insettoide. aracnoide.
Mm. Sì, sì, è vero, ci sono gli aracnoidi, ci Mm, sono mm, rarissimissimi. mm. E poi appunto c'è questa specie di ET che ha degli occhi gialli, ed è sì, tipo un arturiano, poi sembra anche un po' un rettiloide. Poi? Ehm, E 3DL. Mentali. Infelicità solitaria, 5. Mhm. E mi fa vedere proprio questa solitudine forzata in cui una serie di circostanze l'hanno indotta, e lei vive con profonda sofferenza, questa solitudine. A livello 6 c'è deprivazione, quindi la privazione di una serie di affettività, di dimostrazioni affettive e deprivazione poi alla fine anche di sessualità. Ma anche poi è diventata deprivazione di stimoli esterni, legandola poi all'entità mentale la prima, stando molto in casa ha proprio delle deprivazioni in questo senso. E poi l'ultima che mi viene è di nascosto. Qui 3 o 4 come livello, e mi fa vedere una serie di attività, ma anche di pensieri e di emozioni che lei tiene nascosto alla maggior parte delle persone per paura di essere considerata male, ma che appunto è un po' un'attitudine che era messa in atto, una tendenza da molte persone intorno a lei. Non per niente poi lei ha fatto anche un incontro con una persona che faceva delle cose molto di nascosto, no? Che appariva in un modo, poi era in un altro. Poi? Basta, 3. Sì, perché poi in realtà questa ansia che lei ha, io la vedo come prodotto di queste entità mentali, non come entità mentali in sé. Impianti. Proprio sulla fronte, una sorta di frontalino quasi elettronico che le crea anche questi impulsi di freno, diciamo così, no? Nel non uscire nella vita esterna, nel non affrontare la vita. Poi mi viene denti, genitali e piedi. Nome della PS. Uva fragola. Nome della PE. Fico d'India. Causa esoterica della bassa autostima. Ma sono tante, no? In realtà le cause. Vedo appunto che le sue entità mentali di solitudine, infelicità solitaria e di deprivazione hanno contribuito molto. mm. Collegandomi all'entità mentale deprivazione, è proprio lei non ha avuto uno sviluppo, un'educazione, una crescita che le consentisse proprio di avere fiducia in se stessa, anche se per un periodo della sua vita ci ha proprio provato, si è proprio lanciata nella vita. Però alla fine ha scelto di avere accanto a sé un uomo che le confermasse invece la prima parte della vita. Una vita comunque molto fatta di dovere e molto poco di piacere, molto fatta di paure, di freni, di divieti, e poco invece di vita vissuta.
causa della bassa autonomia, della scarsa autonomia. In realtà sono proprio legate, la bassa autostima è collegata alla bassa autonomia. Lei non avendo fiducia in se stessa non crede di potersela davvero cavare da sola, davvero prendere delle decisioni sensate da sola. Però alla fine bisogna considerare che questo uomo che lei si è scelto in giovanissima età, no? Perché ormai sono insieme da moltissimi anni, è stata l'ostacolo che lei si è scelta, un ostacolo che in qualche modo riprendeva gli aspetti più tristi, più bloccanti della vita che lei aveva già avuto. Mhm. Causa delle ansie, delle paure e della demotivazione. Lei tende molto a trovare delle cause esterne, no? Per cui lei attribuisce questo suo stato d'animo ansioso al marito, che in effetti è pieno di paranoie, di paure di ogni genere e tipo. Però quello che lei deve comprendere è che lui è semplicemente la cassa di risonanza di quello che è lei. Altrimenti lei si sarebbe distaccata, ok, da questa persona. È come se lei fosse a un certo punto della sua vita arrivata ad un bivio. Quindi da un lato aveva il proseguire la vita in un certo modo, che era quindi quello di temere tutta una serie di cose. Temere che le potesse succedere qualcosa, temere che la persona che le sta vicino si arrabbi, eccetera. E questa era una strada. L'altra strada era quella invece di pensare a se stessa, alla propria realizzazione, allo sperimentare, eventualmente allo sbagliare. E lei che cosa ha fatto? Ha rinforzato la prima strada, il primo bivio, quell'imboccatura lì, quella dei vari blocchi e del farsi controllare la vita da qualcun altro, non di prenderla lei in mano. Ok, chiamiamo nel cinema il figlio, il marito, l'amica e chi vuole lei. Mm. Sì, allora il figlio viene proprio facendo con le mani il gesto del cuore mm? Verso la mamma, come a darle in un certo senso anche sostegno, come a ricordarle che lui c'è mm? e che le vuole veramente bene. Il marito non so come dirti, è come se si alzasse gli occhiali, si stropicciasse gli occhi, come a dire: ma dove sono capitato, no? Ma dove mi ha portato? Ma che cosa ci sto facendo qua? Ecco, un atteggiamento di questo genere. Però evidentemente c'è una piccola parte di quest'uomo che in qualche modo lo fa stare qui. Quale? C'è una spinta animica in lui che gli fa dire adesso guarda, adesso assisti a questo. La mano della sua anima che gli prende il mento e glielo gira verso lo schermo del cinema. Sì, è il momento di guardare, adesso puoi farlo. Bene. Sono stati già insieme in altre vite, Francesca e il marito? E me lo dà come se lui fosse una specie di direttore d'orchestra e lei aveva iniziato tipo molto giovane a suonare il violino, mi sembra. Mhm. E, non so, e poi alla fine, essendo che facevano queste tournée, lui alla fine era diventato, non so come dirti, il padre, manager, un po' il tutto di lei. Ecco, un totale controllore. Però d'altronde era quella che le aveva fatto diventare anche molto famosa. Le aveva permesso anche di fare quello che lei amava di fare. Altre vite con l'amica? Allora, la vedo legata a, non so, all'acqua, questa amica. Ehm,
come se facessero dei preparati omeopatici diluiti dentro l'acqua insieme. Altre vite con il figlio? E il figlio, tipo marito, un buon rapporto, diversi figli insieme. In una vita passata. Sì, sì, sì. Ok, questo figlio come lo vedi? Come anima? Come se potesse rappresentare anche una sorta di riscatto per lei. È come se lei dicesse, certamente di buono ho fatto questo. E quindi c'è molta compatibilità animica fra i due. Va bene. Causa esoterica della incapacità a prendere decisioni a seguito della conoscenza del marito. Allora, certamente il marito è un tipo molto scoraggiante, che non prende bene le novità, non gli piacciono i cambiamenti, non gli piacciono proprio gli spostamenti delle cose. Poi appunto un po' asfissiante anche lo vedo. Però il punto non è il marito, no? Il punto è che lei ha scelto lui, avendone avuto i chiari segnali fin da subito di com'era lui, perché comunque non è che il marito si è rivelato poi nel matrimonio diverso da com'era nel fidanzamento, ok? Mhm. Quindi è come se lei si fosse, nel momento in cui lei era in un momento di libertà, ok? Quindi dedicava a se stessa del tempo per cantare, per spostarsi, eccetera, invece ha scelto un uomo che le avrebbe fatto fare tutto il contrario. Quindi di fatto è stata una manovra di autosabotaggio, all'insegna della sua entità mentale deprivazione. Ok? Quindi lei doveva essere privata della gioia, della realizzazione di se stessa. Dell'amore e del sesso. Sì, di tutto. Nel cinema mi ero dimenticato, chiamiamo anche l'altro uomo, l'amante, diciamo. Viene? Non è No, l'amante, è l'altro uomo. non è Non il lo vuoi chiamare? posto. No, no, tanto Poveraccio. no. Non lo chiamiamo. Francesca ci ha No, ma ripensato. non è il posto per lui Non è il proprio. posto, non è cosa. Va bene. Mm? No, 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 comunque, al di là della Perché? volontà di Francesca, lui non sarebbe venuto, Perché lo chiamo? Lo chiamo perché fa parte della tua storia. certo. Perché non viene? Mamma mia, leggo benissimo il labiale di Francesca. Perché non viene? Oggi sono un lettore di labbra. Allora, non viene perché in realtà lui ha un buon rapporto con l'entità. Non gli piace questo modo di cercare invece di smontarle. Mhm. Vabbè, fatti suoi, il suo percorso, non possiamo stare qua chiaramente dietro a questo genere di cose. Interventi chirurgici, 5 lombosacrali, causa esoterica del fatto che non siano riusciti. Allora, intanto mi fa vedere che questi interventi sono stati l'occasione per collocare questo impianto ai genitali, che è molto profondo ed è così profondo da arrivare praticamente in zona, diciamo, lombare, molto invasivo, diciamo. E, e d'altronde è anche quello che poi le ha prodotto una sorta di credo che si possa definire vulvodinia, una cosa del genere. Insomma, praticamente l'impossibilità, no? Di avere rapporti sessuali. Mhm.
Quindi l'ha proprio privata di una delle sfere essenziali, no? Di una donna, che è anche la sessualità. Qui, per esempio, c'è proprio stato l'intervento da parte degli arturiani, ma anche con la complicità di questa mamma nera, barba mamma, che tipo un po' la carezzava, gli diceva non ti preoccupare, no? Adesso sistemiamo tutti i tuoi problemi. E poi in realtà è stato l'opposto. Invece che sistemargli i problemi, gliene ha causati a lungo termine. Quindi l'entità. Sì, e poi chiaramente sappiamo che le entità sono lei. Sono lei. Dolore Centrate da lei. cronico. Me l'ha aggiunto adesso. Sì, il dolore appunto cronico derivato da questi interventi qui. Quindi il grande inganno è stato questo, farle credere che questi interventi avrebbero risolto il suo problema. In verità le hanno portato una sofferenza senza fine. E questo è stato l'ideale per l'entità, in quanto la tengono meglio soggiogata in questo continuo dolore, che tra l'altro le fa fare poche cose, la fa stare in casa, e quindi loro possono tenerla meglio sotto scacco. Stessa domanda sull'intervento alla vista. Cataratta più correzione di un difetto visivo. Qua per esempio vedo l'arturiano, no? Con questi occhi gialli, quasi fluorescenti, così. Non vuole assolutamente che Francesca veda. Perché nel momento in cui Francesca inizia a vedere, allora è finita per loro. Cosa deve vedere? Deve vedere tutte le possibilità che lei ha e che sono alla sua portata, ma che assolutamente non sa utilizzare. Quali sono queste possibilità? Lei fa molti studi, molte ricerche, si è avvicinata anche a una pseudo-religione, direi anche una religione, stile di vita. Allora, Conoscenza. Una carta vincente per lei, per esempio, è anche la bellezza, che potrà sembrare una cosa frivola detta così, invece no, è importante nel suo caso, perché è un qualcosa che le permette, nel momento in cui lei la riconosce, in parte di iniziare ad alzare la sua autostima. E in qualche modo poter anche incrementare quella bellezza. L'altra cosa di cui dispone, io vedo, è la possibilità in qualche modo economicamente di avere una via d'uscita. Ok? Quindi lei non è come alcune persone che temporaneamente si trovano proprio in uno stallo con il sedere a terra. Lei non è così. Quindi volendo potrebbe anche trovare una propria autonomia, così, economica, sistemando naturalmente alcune cose. L'altra cosa è rendersi conto quanto lei è forte se tiene lontano da sé il marito. Che poi in realtà il marito rappresenta la parte nemica di se stessa, ok? Perché l'abbiamo detto, il marito conta fino a un certo punto. Ok? Nel momento in cui lei silenzia quella parte autosabotante che la boicotta, eccetera, lei è estremamente forte. Ok, il marito non c'è. Cioè sì, c'è, ma apre un po' più gli occhi.
come se adesso, arrivata a questo punto della vita, non sa come gestire tutto questo. Lui sta in qualche modo percependo dei brandelli di informazione, ma davvero è come se non riuscisse a farli in qualche modo combaciare con tutto quello che è il suo sistema di credenze, di blocchi, no? Di timori, di convinzioni. Non sa come fare ad andare d'accordo queste cose. Va bene. Mm. Esiste una Francesca in una linea temporale parallela che ha preso altre decisioni, per esempio non si è sposata con questo uomo. Proprio questa. Proprio questa mi fa vedere che a un certo punto è in macchina, sta guidando, si ferma, accosta, spegne il motore e dice, si volta verso la mamma e dice: Mamma, adesso basta, calmati. Mm? A sua madre. Sì, riporta la mamma a casa e va da sola lei nel locale. Lì, in questa serata in cui lei è, cioè da sola ovviamente insieme al pubblico, tra il pubblico conosce un altro ragazzo. Chi è? Tipo poi fanno delle audizioni insieme anche perché lui era andato in quel locale, insomma, per affinità di gusti, no? Perché anche a lui piace fare musica. Mm. Lui suona la chitarra, quindi c'è come, sai, l'accompagnamento e creano proprio un duo musicale. E chi diventerà in questa linea temporale parallela? E sia il suo accompagnatore musicale, sia è un po' altalenante come storia, ti devo dire la verità, non è proprio lineare. Però, e quindi ogni tanto lei ha delle storie, lui ogni tanto ha delle storie, però di base loro due ci sono sempre. È una fiamma in questa linea temporale? In questa linea temporale lei vuole molto sperimentare, vuole essere molto libera. Quindi no, non lo vedo fiamma. Anima gemella? Sì, 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 assolutamente, questo è sicuro. Il marito attuale lo è? Beh, evidentemente no. La fiamma esiste in questa linea temporale, che è quella che poi interessa a Francesca. Allora, me lo mostra molto, molto, molto da lontano. Mi fa vedere che ha dei libri aperti, per cui è come se fosse una specie di studioso, di ricercatore. Anche a lui piace approfondire, però vari argomenti, ecco, non solo ricercatore spirituale, magari gli interessa anche la storia, tante cose. È un uomo, intellettualmente molto vivace, ecco. Dov'è? Me lo dà proprio nord Italia. Lei lo potrebbe cambiare? La potrebbe cambiare? Sì, ma devi iniziare a mettere in atto, pianificando in qualche modo, anche mettendo per iscritto. Per lei è molto importante, scrivere, perché è come se si sentisse, che poi crea un impegno, qualcosa che andrà a fare. Pianificare, come potersi sganciare dal marito. Ha fatto una Perché faccia adesso, Francesca. non è la sua condanna al marito. Come Cioè, lei è dire, eh, potessi. può, certo che può. Scombinata. Dove è scombinata? Francesca, davvero. Non sì, perché è indecisa, sì, perché è piena di paure. Ma archetipicamente, cioè nei concetti fondamentali.
Sì, perché lei veramente non è che ha tanto capito cosa vuol dire essere Dio e il fatto che lei lo è. Non ha capito che nel momento in cui prende questa consapevolezza c'è la concreta possibilità di sganciarsi dal marito e di vivere lei la sua vita nella sua naturale vera essenza. Cioè lei è una vita che vive in mezzo alle limitazioni, al credere che non potrà fare a meno del marito, credere che non ha ricevuto amore e quindi in qualche modo che di nuovo non riceverà amore e quindi quando incontra uno gli sembra l'uomo dei suoi sogni e poi in realtà è l'uomo dei suoi incubi, capisci? Ehm, lei è rimasta per tantissimi anni invischiata in tutta questa roba qui. Ma nel momento in cui avrà il barlume di chi è Dio, tutto questo svanisce. Dove non è per niente scombinata. Quali sono i punti di forza di Francesca adesso con questa situazione? Col Lei marito, come con madre, l'interferenza. Francesca madre. sì, la Lei vedo ne bene. prova il figlio. Sì, Poi? alcuni aspetti dei suoi approfondimenti, dei suoi studi, del suo percorso, diciamo così, evolutivo, ma non tutti, perché vedo che lei mette anche molta carne al fuoco, alcuna forse di dubbia utilità, anche un po' fuorviante, no? Però diciamo che per lei in qualche modo è come l'unica oasi, mh, di benessere, di pace, anche di gioia in un certo senso, no? Di sollievo. Mhm. Qualche aspetto così sì. Mm. Tutto sommato lei sa essere una buona amica, anche se poi effettivamente dedica poco tempo a questo, alle amicizie, però sa essere una buona amica. Ha mandato un bacio alla sua amica adesso, Mm. Mm. a casa dell'amica. Mm. Scombinata. Cosa ti arriva se ti dico solo scombinata? È come se mi arrivasse una bugia. Come se lei si è costruita tutta questa grande menzogna, no? Che poi è fatta di entità eteriche, mentali, di questo autogiudizio, eccetera. Però è tutto un grande inganno. Portale aureo. Lo apriamo e vediamo chi arriva. Lei non aveva chiesto nessuno. Io le ho suggerito i genitori. Vediamo chi arriva e cosa succede. Allora, la mamma. mm? La mamma mi arriva quasi come con un atteggiamento compensativo. Mentre in vita non è che sia stata proprio un esempio, no, di affettuosità, qua arriva come carica di premure, quasi come se le volesse fare la manicure, la pedicure, no? Le volesse spalmare un olio profumato alle rose sul corpo, cercasse insomma quel contatto che invece in vita non gli aveva dato. E il E padre? così. mm, allora, io è come se lo vedessi lontanissimissimissimo, che quasi non lo riesco neanche a percepire. Un lumino lontano lontano. Um, Lo vado a prendere l'ex moglie e lo porti qui. Quasi come se ne volesse anche un po' lavare le mani, no? Io non ne voglio sapere di sta roba.
può darsi che, non so, è come se mi desse l'impressione che magari lui in vita abbia, non so, sai quando fai un po' lo gnorri, fai un po' finta, no, di non sapere, di non capire, di non vedere, ok? Anche perché doveva lasciare quell'apparente equilibrio in piedi. Mm? Quindi resta lontano? Eh, Va bene. allora, è come Oh, se ci sono stati tanti non detti, mm? Tra il padre, cioè, scusa, tra marito e moglie, e anche tra il padre e la figlia. Mm. E non sa come dire da dove deve iniziare vabbè, di questi non io detti. creo una VIC che vedo sempre o quasi sempre come una sfera Mm. traslucente, bianca, giallo, miele, una cosa così con tanti gradi di luminosità. Una la offriamo alla mamma che è qui e una la mandiamo al padre come una palla da bowling. Infatti. Mm. Sì, sì, viene completamente centrato in un certo senso, no? Da questa Vic. Mm. Come se lui fosse quasi un birillo. Quindi viene ammantato proprio, no? Da questa luce della Vic. Mm. E questo fa sì che lui si avvicini, come trascinato in qua. È come se le mettessero una mano su una spalla a Francesca. Ogni genitore gli appoggia la propria mano sulla spalla a Francesca, proprio a sostegno. Ce la fai, sei forte, sei in gamba, ce la fai. E dopo tutto chi è mai lui? Voltandosi verso il marito di Francesca. Il padre non si avvicina. Sì, sì, ha una mano appoggiata sulla spalla di Ah, ok, lei. non avevo capito. Sì, sì, sì. Cosa vogliono dire alla figlia? Hanno preso la VIC tutti e due. Sì, Vibrazione, informazione e consapevolezza. sì. La madre, no, forse è il padre invece che dice, il tempo che c'è stato una volta di scegliere può essere questo tempo. È come se la madre completasse dicendo: non è vero che non hai più possibilità di scelta, ce l'hai ancora. Pensaci bene, dice, pensaci bene, pensaci bene. È come se continuasse a ripetere questa frase. Pensaci bene, come se proprio la invitasse, no? Proprio a prendere nota delle sue risorse, delle risorse di cui dispone Francesca, per poter avviare una vita diversa da quella che sta facendo adesso. Pensaci bene. Ma lei è scombinata. Ah, non più. Ops. Ups. Cosa significa questo per Francesca? Forse l'ansia, l'essere scombinata, capitano tutte a me, è una isola felice, una comfort zone. Mettersi in gioco significa Certo, tutti i giorni mettersi in gioco, una lotta. certo, esatto, infatti. Lei ha fatto proprio questo. Lei ha scelto, tra virgolette, una non vita. Mm? Nel momento in cui era nel pieno della sua vita, ha iniziato mano a mano a scegliere una non vita. E anche quando ha avuto la sensazione di essere innamorata, di nuovo si è creata un'altra trappola, una non vita dentro la sua non vita, perché era un ulteriore inganno. Era quella scarpetta di cristallo che poi era tutta finzione, no? Un'immagine anche molto immatura in un certo senso dell'amore, no? Perché l'aveva proprio idealizzato quest'uomo. E lei si è fatta questo sgambetto da sola.
Va bene, salutiamo la mamma e il papà se vogliono andare nel portale aureo. E la madre dice: non ti dimenticare di quello che ho detto, pensaci bene, pensaci bene. E la lascia così, con questa specie di pelle, no? Più morbida, a seguito di questo massaggio profumato alle rose. Mm. Vanno. Mm. Vedo che Cioè, anche l'amica saluta i genitori di Francesca. ci sono altri disincarnati che vanno? E infatti mi chiedevo se erano legati a questa amica, perché siccome la vedo proprio molto presente, no? In questo momento del portale aureo, probabilmente anche questa amica ci tiene per dei suoi familiari. Andati. Tutti. Anche questa sua amica ha perso la mamma, è morta la mamma. Sì. Mm. Anche il papà? Io ho visto la Anche il mamma di papà? questa amica. Hai visto solo Ok, la mamma? Ok. sì. Mm. Sì, sì, andate certo. E lo chiudiamo. Cosa vuole fare Francesca? Ci vuole pensare un po'? Allora, è come se dicesse: ci vogliono tantissime energie per andare al cluster. Adesso io mi devo alzare da qua e andare al cluster. Le mettiamo un metronomo davanti. Tic, tac, tic, tac. Lei ha solo due possibilità: o lo guarda o se ne va e agisce. Chiedo alla sua anima, è venuta qui a guardare il metronomo? Anche in questo caso, per esempio, lei avrebbe proprio bisogno della sua donna energia, perché è come se attingendo direttamente solo da se stessa non fosse sufficiente. Che poi lo è, perché alla fine la donna energia è lei, però ha bisogno di visualizzarla fuori. Un'amica energetica che la conosce benissimo, che ha tantissima forza e che è in grado intanto di aiutarla ad alzarsi dalla sedia. Insieme interrompono il movimento del metronomo, quindi lei con la donna energia. Mhm. E la donna energia è come se dapprima la sostiene accanto Mhm. con un braccio, no? Poi vedo che va dietro di lei e quindi Francesca cammina con le proprie gambe per arrivare al cluster. Il cluster è come se fosse fatto di rimpianti, una serie di fazzoletti quasi a brandelli bucati, tanti rimpianti. Fazzoletti a brandelli. Mm. Li teniamo. Vedo che la donna energia le fa vedere come sia facile staccare un fazzoletto e buttarlo nel portale definitivo. E com'è facile? Lo fa con una tale naturalezza, come se lei fosse proprio lì per quello e non costa nulla. Ed è come se Francesca in un istante acquisisse questo. Ehm,
la comprensione che è semplice liberarsi da questi brandelli, che Quindi lo può fare. ne prendiamo uno alla volta e lo buttiamo. Oh, Prima prova anche lei a farlo, no? Come gli ha mostrato Donna Energia, e lo fa con uno. Poi nel momento in cui comprende che può essere fatto in un'unica azione, lo fa in un'unica soluzione, appunto. è giusto che faccia le cose in maniera graduale, va benissimo. Ma lo fa con indecisione? Ha come il supporto di Donna Energia, che vedo che è come se lei fosse un po' carica, gli dai una carica, e quindi un po' dura ed è decisa, e poi di nuovo la carica scende, e allora Donna Energia è come se rigirasse di nuovo la carica a molla, no? Per darle questa decisione. Bene, togliamo tutto. Tutti i fazzoletti, tutti i rimpianti. Cosa mette Francesca e Francesca Donna Energia qui? Tu sai Francesca cos'è Donna Energia, no? Abbiamo fatto una sessione un po' in passato, Uomo Energia, si intitolava Uomo Energia. Se non l'hai vista poi la vedrai e capirai un pochino più intensamente la cosa. Ti dico anche il numero. Cosa crea qui al suo posto? Allora, intanto è come se ci fosse una sorta di fusione tra questa Donna Energia e Francesca, anche perché di fatto Donna Energia è Francesca. 1075 è il numero della sessione, 1075. Solo 3600 visualizzazioni, ma 3633 furbacchioni che hanno deciso di godere di informazioni d'oro. Dicevi? Nel momento in cui avviene questa fusione tra Francesca e Donna Energia, si sprigiona proprio una luce fortissima, che è lo spunto, l'inizio per la creazione dell'Ad Eternum, che è molto molto largo, diffuso, molto ampio. Di C'è raggio? bisogno sì, c'è bisogno di un Ad Eternum molto potente su questo cluster, perché era molto radicato nel tempo, molto vecchio. Che colori ha? Principalmente proprio bianco, perché è come portare luce dopo tanta oscurità, dopo tanta solitudine, infelicità, cupezza. Avatar. Mi viene uno striscione che è sensi di colpa. È come se l'avatar si fosse nascosto dietro questo striscione. Bene, Francesca può tranquillamente fare quello che vuole anche qui. Vediamo la faccia dell'avatar. La faccia credo che sia quella che forse ha visto diverse volte sul volto di sua madre, un po' enigmatica, che non si capisce se è triste, se è arrabbiata, se sta per sbottare, se sta per piangere, non si capisce. Così, quindi una serie di emozioni anche molto in conflitto fra di loro. E la colpevole di questa confusione è Francesca, dice l'Avatar, no? Vorrebbe farle credere questo. Mhm. Francesca dice: questo è l'ennesimo inganno, non ci sto questa volta. Magari ha ragione l'avatar e non hai ragione tu, Monica. Va sempre tutto valutato. Facciamo così. Chiediamo a Francesca di toccare te, termini energetici, poi l'avatar. Mm.
Nel momento in cui tocca a me, tocca anche, vedo la sua amica. E sente che la verità è da un'altra parte, non è dall'avatar. La verità è dove siamo io e l'amica. Sente una vibrazione Sì, toccandoti? sente proprio la vibrazione di autenticità toccando me e di menzogna toccando l'avatar, di artificiosità toccando l'avatar, di finzione. L'avatar ha un'anima? No, Ha una vibrazione? Autoprodotta? no, autoprodotta assolutamente no. Ha una vibrazione? Allora, quella vibrazione che è legata all'esistere, quella vibrazione minima che consente l'esistenza di un'entità. Ecco. Diciamo che la vibrazione è una benzina. Dove prende questa benzina? Dov'è il distributore? Il distributore inesauribile è sempre stato Francesco. Quindi la frega a Francesca. Mm. Quindi è una zecca. Esattamente, una sanguisuga anche, sì. Andiamo avanti. Lei prende energia da un punto preciso del suo corpo energetico? Allora, in generale la tristezza che per lei ha diverse sfumature. La tristezza che in lei si declina a volte in solitudine, a volte in sensazione di essere incompresa, a volte destino triste ed infelice. Fa molto leva su questo. Va bene. Adesso Francesca decide se tenere la zecca, avatar o no. Ma come Francesca, non ce la teniamo una bella zecca? Perché dici di no? Ma dai, teniamocela. Però ci sono delle conseguenze se la vuoi togliere. Bisogna mettersi in gioco, bisogna vivere, bisogna decidere. Adesso analizziamo anche gli ansiolitici che hai preso per questa sessione e che ogni tanto prendi, perché tutte queste sostanze a livello energetico, non a livello medico, questo non ci compete, non ci interessa, ma a livello energetico hanno delle conseguenze, hanno un prezzo da pagare in cassa. Bene, togliamolo. Mm. Sì, era come una zecca, guarda, che si era nascosta sotto i peli del pube. Ah, E lei riesce proprio a staccarla, questa zecca. Immediatamente, mentre la stacca, la butta via nel portale definitivo. Via la zecca che non torna più. benissimo, qui cosa mette? Un altro dei suoi ad eternum, così belli, così grandi. Sì, perché veramente si è sentita molto tiranneggiata, da questo avatar. Quindi c'è quasi una sovrapposizione di ad eternum. Per essere certa di non vedere mai più il ritorno dell'avatar. Benissimo. Con questa condizione, barba mamma, lupo, ragno, ranocchio e T3DL ci sono ancora? No, Impianti. no, Ci sono. Infelicità solitaria, deprivazione, di nascosto, 3 entità mentali dalla 4 alla 6 come livello, anzi 4, 5, 6, non in questo ordine, ci sono ancora? le ha dissolte. Bene. Scarpetta di cristallo, il progetto, No, no, basta. si può definire scombinata, Francesca? No. Beh, nuova frequenza. 237 miliardi. Tantissimo. 10, 100 volte tanto. Consapevolezza. 161. Tanto. PS. 49. Perfetto.
50% è la perfezione assoluta, 49, 40, 50%. Vite precedenti, che capita raramente, raramente, di solito l'alzano un po' di più, 65, così. Vite? 2005 finale. Cervello? Otto e mezzo cervello. Suscettibilità ipnotica? 32, 30, sì. 32. 32, 35, sì. Bene. Chiediamo un messaggio di Francesca a se stessa, chiedendole però, pensaci bene. Ci sta pensando. Come se... Sì. Se stesse mangiando una caramella, tipo una caramella mou, sai che è molto lunga da masticare, molto. E mentre mastica pensa, e mentre pensa è come se si irradiasse in lei un'energia e una consapevolezza della possibilità. È come se si schiarisse all'interno di sé. Si schiarisse completamente la mente, si schiarissero completamente le sue cellule, come una sorta di rinnovamento interiore. Mentre lei mastica, continua ad esserci questa pulizia, questo rinnovamento e le vengono nuove idee. Molto molto bene. Non le analizziamo neanche perché saranno comunque idee private di azione. Sì. E soprattutto lei non si sente più sola. Capisce di avere molte risorse dentro e fuori di sé. È una mia impressione, c'entra anche l'amica in questo percorso. Sì, certo che sì. C'è stata costantemente in tutta la sessione. Sì, sì. E anche dopo. Da tanti anni, da tanto tempo. Beh, messaggio all'amica da parte di Francesca. Miss, pensaci bene. Mi hai visto in ogni tipo di condizione. Ora stai per vedere una Francesca nuova di zecca. Vedo che si abbracciano, che si baciano, piangendo anche, no? Molta emozione. Messaggio al figlio. Sei la mia stella d'oro. Al marito? È come se fosse croce delizia, ora sei solo croce. Immagine finale di Francesca. Lei che spalanca le braccia e inizia a fare un giro su se stessa, sentendo proprio la vita che le penetra all'interno e lei collegata alla vita, perché mentre gira ha le braccia spalancate, tese, le dita aperte ed è come se da ogni dito uscissero dei filamenti di collegamento con tanti aspetti della vita, con tante opportunità della vita. Frequenza finale, finale, finale? Era 230 e qualcosa. Mm. Se fosse 250 sarebbe il 100 volte tanto. Sì, mi ha dato 2,70. Quindi lei la può alzare.
Sì, Quindi lei può fare tutto, chiaramente sì. ma tutto lo può fare solo Dio. Esattamente quello che lei è. Allora ci lascia dicendo, puntini puntini, Io sono Dio. disconnettiti da tutto e tutti.